Cari signori, benvenuti. Intanto vi ricordo, chi non l'avesse fatto, di iscriversi al canale di YouTube e di mettere i vari mi piace. Ok, oggi andiamo a fare la tartara, praticamente tartara di fassona fatta in 3 tipi diversi di gusti, nel senso è sempre la solita, la base, ma l'andrò a condire con 3 gusti differenti. Uno sarà un uovo, il tuoro dell'uovo e il tartufo NB. Questa è una tartara di tartufo, perché siamo in un momento diciamo di austerity e il mio canale è questo, cercare insomma di risparmiare, però io vi garantisco che è un buon tartufo. Praticamente qui viene tagliato e viene messo dentro il suo olio. Un'altra l'andrò a fare con la zucca che ho già preparato, una zucca che ho marinato con dell'aglio il giorno prima, aglio, prezzemolo, olio, e sono andato a cuocerla. E la terza l'andremo a fare con alici e capperi. Comunque io ho preso 250 grammi di carne fassona, carne di prima scelta, precisamente la parte della groppa, perché la parte praticamente qui dietro, quella che secondo me è molto più saporita, e siamo quasi a livello del filetto. La differenza è che il filetto lo metto dietro che è meglio, vengo più slim. Il filetto non sa di niente, va bene per i bambini o per i vecchietti che non hanno i denti, ma invece chi vuole un pochino più di sapore e certo nello stesso tempo la morbidezza, la groppa è la cosa migliore. Io non l'ho battuta a coltello, benissimo, per un discorso di camera, per un discorso di comodità, ma dal mio macellaio di fiducia e io ho fatto tritare un bel pezzo. Ora, cosa importante, non deve toccare il frigorifero, nel senso, se voi la comprate la fate lo stesso giorno, non tocca il frigorifero. Se voi l'avete in frigorifero, almeno 3 ore prima la dovete tirare fuori, perché questa qui deve essere a temperatura ambiente, non deve essere fredda. Il trucco è questo qui. Se voi avete fretta, nel senso è nel frigorifero, vi siete scordati di tirarla fuori, cosa fate? Mettete a bollire una pentola d'acqua e nella bollizione della pentola, il vapore, muovetela con le mani. Ok, faccio l'esempio, no? Fategli un po' in questa maniera mentre l'acqua, faccio finta che bolla, e scaldatela, senza ovviamente che la carne tocchi l'acqua. Comunque io questa qui non ha neanche toccato il frigorifero, l'ho comprata e sono venuto a casa e siamo qui. Praticamente io comincio con pepe, sale, un pochino di olio, è chiuso il tappo, scusate, sono difficilissimi da aprire, scusate i denti, però è la fretta per la camera. Un filino d'olio, benissimo, poi ci metto una punta a malapena, guardate qui, di senape, ma proprio un goccino a malapena, e viene impastata bene bene. Ovviamente se voi la senape non ce la volete mettere, non ce la mettete, fate come volete. Questa qui diciamo è una mia ricetta. Il bello della cucina, scatenatevi la creatività. Se la zucca non la volete, non ce la mettete, fateci qualcos'altro, inventate. Se avete qualcos'altro in frigo che vi avanza, usate quello lì, date la forza alla vostra creatività. La cucina è passione, è ingegno e creatività. Okay. Bene. Voilà. Affra un attimo, ok? Ho fatto in 3, 2 parti piccole e una più grande. Perché? Perché ora prendo un ring. Se voi non avete un ring non importa, arrangiatevi un attimo, lo potete anche schiacciare con le manine, fate una palletta e va bene così. Io me lo ritrovo e lo uso, ma non è certamente questo l'indispensabile. L'indispensabile è la vostra passione.
E cosa faccio? Faccio il ring e ci faccio un buco, guardate, nel mezzo. Questo buco qui vi faccio vedere il perché, cosa serve. Un incavo qui nel mezzo. Praticamente la facciamo così. Anche un'altra ci devo fare un incavo perché qui accoglierà la zucca, qua invece no, qua invece accoglierà l'uovo. E guardate un po', farò questo gioco che voi ovviamente conoscete benissimo. Speriamo che non mi si spacchi in diretta. Perfetto. E qui andiamo qui sopra e andiamo a appoggiarlo. Ok, a questo punto prendiamo pepe, pizzichino di sale, un filino appena d'olio, latte e il famoso tartufo, guardate, e andiamo a rimescolarcelo sopra. Un filino d'olio del tartufo, voilà. Ok, fate, se voi avete il tartufo quello diciamo originale, fresco, fate la stessa cosa che ho fatto io, nel senso, invece di prenderlo dalla scatoletta lo grattate sopra, che Dio vi benedica, va bene sia il nero, va bene il bianco, senza nessun problema. E questo qui è uno. Poi abbiamo fatto quest'altra che raccoglierà un pezzettino di zucca, ma ve l'ho detto perché io avevo una zucca e la volevo consumare. Facciamo così, ok, perfetto. E poi abbiamo detto quest'altro, olè, e facciamo l'alice, poi ci metterò un goccino di senape, così, no, e poi ok, là, questo qui, affra un attimo, io ho la bottarga qui sulla zucca, olè, basta, perfetto. Ora andrò un attimo a guarnirli. Qui abbiamo anche la collaboratrice e qui sono le tartare, non le mangia, non gli piacciono, voilà. Comunque è una con il uovo fresco e tartufo, una con alici, capperi e senape, l'altra con zucca e bottarga, tutto annaffiato con un bel Chianti, giusto collaboratrice? Ora le andiamo a assaggiare. Degustazione me e la gatta. Mi avvicino di più, voilà, e vi voglio far vedere quando l'uovo si spaccherà. Questo qui fresco, attenzione, in onore di camera, guardate qui, altro che porno, food porno, guardate qua, che spettacolo. Buonissimo, vero collaboratrice? Vi ricordo che è fantasia, la cucina è fantasia, fate come volete. Questi ingredienti non mi vanno bene, fatene altri, inventatevi le cose. Vi posso garantire che però questa qui è buonissima. Non vi scordate di mettermi il mi piace e più che altro di iscrivervi al mio canale di YouTube. Grazie, non vi volevo far perdere questo spettacolo. Scusate,